meno 2 gradi centigradi. Questa è la temperatura dell'acqua nell'Oceano Atlantico la notte del 15 aprile 1912. Immagina di essere lì. Il tuo corpo tocca l'acqua. Non senti freddo, senti dolore. Un dolore fisico, solido, come se 1000 aghi di ghiaccio ti trafiggessero la pelle nello stesso istante. Il tuo cervello va in tilt. Il primo riflesso è involontario. Un respiro profondo. Ma non c'è aria. C'è solo acqua salata e gelida che invade i tuoi polmoni. Nei primi 60 secondi il cuore impazzisce. Cerca di pompare sangue caldo verso gli organi vitali, ritirandolo dalle mani e dai piedi. È una ritirata strategica. Le tue estremità diventano inutili. Provi a nuotare, ma i muscoli si induriscono come pietra. Non è stanchezza, è chimica. Le reazioni metaboliche che ti permettono di muoverti rallentano fino quasi a fermarsi. Sei cosciente, ma sei prigioniero di una statua di carne che sta affondando. Inizia la discesa. Ogni 10 metri di profondità la pressione aumenta di un'atmosfera. A 30 metri i tuoi polmoni, che prima erano grandi come 2 palloni da calcio, sono compressi alla dimensione di 2 pompelmi. L'aria rimasta al loro interno non ti aiuta a galleggiare. Diventa tossica. L'azoto si scioglie nel sangue come le bollicine in una bottiglia di spumante chiusa. Se fossi ancora vivo, saresti ubriaco di profondità. Ma a questo punto il freddo ha già spento l'interruttore della coscienza. A 100 metri la luce rossa scompare. Il sangue, se potessi vederlo, sembrerebbe inchiostro nero. A 200 metri scompare il giallo. A 300 metri l'ultimo fotone di luce blu si spegne. Sei nella zona mesopelagica. Qui inizia il vero viaggio. Non sei più un essere umano. Sei un pacchetto di energia chimica che sta cadendo verso un mondo alieno. Intorno a te, creature bioluminescenti ti osservano passare, ma sei troppo grande per loro. Continui a cadere. La temperatura si stabilizza a 4 gradi. L'acqua fredda è un conservante eccezionale. In superficie, i batteri avrebbero già iniziato a decomporre i tessuti, gonfiandoti di gas e facendoti riemergere. Ma qui sotto il freddo inibisce tutto. I batteri della putrefazione sono in sciopero. Il tuo corpo non si gonfia. Rimane intatto, perfetto, conservato in un frigorifero infinito. Continui a scendere per ore. Sì, ore. Ci vuole tempo per percorrere quasi 4 chilometri. Siamo a 1000 metri. La pressione è di 100 atmosfere. Immagina di avere 100 kg su un centimetro quadrato. Quella è la forza che preme su ogni centimetro quadrato della tua pelle. Ma il corpo umano è fatto per lo più d'acqua e l'acqua è incomprimibile. Quindi non vieni schiacciato come una lattina vuota. Mantieni la tua forma. Ma all'interno, le cavità piene d'aria, come i seni nasali e le orecchie, sono implose da tempo. Sei diventato una parte dell'oceano. 3800 metri. Il fondo. L'impatto non è violento. L'acqua è densa, viscosa a questa pressione. Atterri dolcemente nel fango calcareo, sollevando una nuvola di sedimenti che impiega ore a depositarsi. Sei nel buio assoluto. La pressione è di 380 atmosfere. Ora immagina 1520 kg su 4 cm quadrati. Questa è la realtà fisica in cui ti trovi adesso. Per i primi minuti nulla accade. Sembra un pianeta morto, ma il tuo arrivo ha inviato un segnale. Onde chimiche invisibili si propagano nell'acqua. L'odore del cibo. In un deserto dove non piove cibo per mesi, tu sei un banchetto imperiale. I primi ad arrivare non sono pesci mostruosi con denti giganti. Sono piccoli, veloci ed efficienti. Sono gli anfipodi, gamberetti corazzati che vivono nel buio eterno. Gli scienziati la chiamano fase degli spazzini mobili. In poche ore
il tuo corpo viene coperto da un tappeto vivente. Migliaia di piccoli crostacei che lavorano con precisione chirurgica. Non strappano, abradono. Rimuovono la pelle, i muscoli, i tessuti molli. È un processo frenetico ma silenzioso. In superficie ci vorrebbero settimane. Qui, grazie alla fame atavica dell'abisso, in 3 o 4 giorni, la maggior parte della biomassa è sparita. Poi arrivano quelli più grandi. I pesci granatieri o pesci ratto hanno occhi enormi per catturare la bioluminescenza e code sottili per non sprecare energia nuotando. Non mordono ferocemente, aspirano, ripuliscono ciò che gli anfipodi hanno lasciato. È un riciclo perfetto. Ogni grammo di carbonio, azoto e fosforo che componeva il tuo corpo viene redistribuito nell'ecosistema. Nulla va sprecato nell'abisso. Dopo una settimana rimane solo lo scheletro. Ma la storia non è finita. Inizia la fase solfofila. Batteri specializzati colonizzano le ossa per estrarre i lipidi, i grassi rimasti nel midollo. Questo processo produce solfuri che attirano un'altra ondata di vita. Cozze, vermi tubolari, organismi che normalmente vivono vicino ai vulcani sottomarini. Il tuo scheletro diventa una barriera corallina temporanea nel buio. Ma aspetta, se guardi i filmati del relitto del Titanic, non vedi scheletri. Non ci sono teschi che ti guardano dagli oblò. Perché? Dove sono finiti i 1500 passeggeri? La risposta è nella chimica dell'acqua. A questa profondità, l'acqua è sottosatura di carbonato di calcio. Significa che l'acqua ha fame di calcio, è acida per le ossa. In superficie, le ossa possono durare secoli. Qui sotto, la pressione e la chimica lavorano insieme per scioglierle. Una volta che la carne è stata mangiata, l'osso esposto all'acqua di mare profonda inizia a dissolversi. Molecola dopo molecola, il calcio torna in soluzione. In 5, forse 10 anni, di uno scheletro umano non rimane nemmeno la polvere. L'oceano si riprende tutto. Eppure, qualcosa rimane. Se esplori il campo di detriti del Titanic, vedrai una scena inquietante. Paia di scarpe, appoggiate sul fondo, vicine, come se qualcuno le stesse ancora indossando. Perché le scarpe resistono? Perché il cuoio veniva conciato con il tannino. Il tannino respinge i batteri e gli spazzini. La carne si scioglie, le ossa svaniscono, ma il cuoio trattato rimane. Quelle scarpe sono le pietre tombali di chi è sparito. Non sono solo i corpi a sparire, anche la nave sta morendo. Nel 2010 gli scienziati hanno scoperto un nuovo batterio sulla ruggine del Titanic. Lo hanno chiamato Halomonas titanicae. Non mangia carne, mangia ferro. Queste colonie batteriche formano quelle strutture simili a ghiaccioli di ruggine che pendono dallo scafo. Si chiamano rusticles. Stanno letteralmente digerendo il transatlantico più famoso della storia. Ogni giorno questi batteri divorano quasi 300 kg di ferro dal relitto. È una corsa contro il tempo. Gli esperti stimano che entro 20 o 30 anni la struttura collasserà su se stessa. Il Titanic non sarà più una nave. Sarà una macchia di ossido di ferro sul fondo dell'Atlantico. Anche l'acciaio, simbolo dell'orgoglio umano, è solo cibo per l'ecosistema dell'abisso. C'è una strana poesia in tutto questo. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Gli atomi che componevano i passeggeri del Titanic non sono andati perduti. Sono diventati parte dell'acqua, parte degli anfipodi, parte dei sedimenti. Forse alcuni di quegli atomi sono risaliti in superficie, sono entrati nella catena alimentare e oggi sono parte di un pesce che nuota libero. A 3800 metri il tempo ha un significato diverso. Non ci sono giorni, non ci sono notti. C'è solo l'eterna pressione e il freddo costante. Il Titanic è un monumento non alla morte, ma alla vita.
che persiste anche nelle condizioni più estreme. Una vita invisibile, microscopica, che ripulisce gli errori e le tragedie del mondo di superficie. Quando guardi l'oceano, non pensare solo all'acqua. Pensa a un gigantesco stomaco chimico che ricicla la storia. Un luogo dove l'acciaio muore e la vita trova sempre una strada, anche nel buio più profondo. Io sono Renderium e questo è il ciclo dell'abisso. Iscriviti per esplorare le altre verità nascoste del nostro universo.